Oggi sveleremo una delle ricette più ambite e misteriose della cucina gourmet, il filetto alla Wellington, ma non sarà una preparazione ordinaria. Condividerò con voi trucchi e i segreti per creare una vera e propria opera d'arte culinaria. La differenza è nei dettagli e proprio qui risiede il segreto da chef. Il cuore di questa preparazione è il filetto di vitello di prima scelta. Ma come possiamo rendere il nostro filetto ancora più speciale? La risposta è negli ingredienti. Mentre lo cucinerò per voi, vi racconterò la storia dietro questa deliziosa ricetta e vi svelerò come prepararlo passo dopo passo. Prima di tutto andiamo a scoprire gli ingredienti. Filetto di vitello, pasta sfoglia, senape, prosciutto crudo, funghi, in questo caso uso i porcini, cipolla, sale e pepe, olio evo, burro. La parte cruciale è la cottura del filetto. Allora, la prima cosa che dovremo andare a fare è aprire il filetto, gli diamo una sciacquata nell'acqua e lo puliamo. Gli togliamo la membrana, il cordone, gli finiamo di pulire tutta questa membrana e eventualmente se c'è il grasso. Andiamo a tirare via il pezzo di coda che non ci interessa. Poi con questo pezzo di coda ci andremo a fare qualcosa. Vedete com'è bello. Ecco così, e abbiamo la forma del nostro filetto. Ora cosa dobbiamo andare a fare? Nella padella antiaderente bella calda, non prima di averlo massaggiato con sale e pepe, prendiamo il filetto e lo andiamo a mettere giù. Lo giriamo. Dopo avergli dato un'iniziale rosolatura nella padella ben calda, lo insaporiamo un po' con il burro sciolto. Poi lo andiamo a cuocere al runner per raggiungere una cottura della carne perfettamente rosata e tenera. Questo serve anche a far coagulare perfettamente il sangue, pur cuocendolo a 52 gradi. Quindi lo andiamo a immergere nella vasca preriscaldata e lo lasciamo cuocere per 2 ore. La pazienza è la chiave, ma ne vale assolutamente la pena. Nel frattempo andiamo a preparare i funghi. Nella stessa padella antiaderente facciamo rosolare a fiamma bassa la cipolla con poco olio evo. Tagliamo i funghi e mettiamoli a cuocere nella cipolla rosolata. Aggiustiamo di sale e frulliamo il tutto al blender, rendendoli cremosi. Mettiamoli a raffreddare. Passate 2 ore, togliamo il filetto dalla cottura sottovuoto e immergiamolo immediatamente in acqua e ghiaccio per farlo raffreddare il prima possibile. La pasta sfoglia è l'elemento che avvolge e protegge il nostro prezioso filetto. Una sfumatura inaspettata, ma fondamentale nella mia preparazione, è la senape. Apriamo il sacchetto e scogliamo i succhi in una padella. Poi prendiamo il filetto e lo massaggiamo con la senape. Le origini del filetto alla Wellington sono avvolte dal mistero e oggetto di dibattiti tra gli storici gastronomici. Non ho bisogno di dire niente. Per me sì. Sì, quel piatto è una merda. Ma la storia più accreditata fa risalire questa prelibatezza culinaria alla Gran Bretagna del XIX secolo. La ricetta prende il nome dal famoso generale britannico Arthur Wellesley, duca di Wellington, noto per le sue vittorie militari, tra cui la celebre battaglia di Waterloo del 1815. L'origine esatta della ricetta è un po' oscura, ma una delle leggende più comuni suggerisce che il filetto alla Wellington sia stato creato in suo onore dopo la sua vittoria a Waterloo. La preparazione tradizionale del filetto alla Wellington prevede un filetto di manzo di prima qualità, patè o duxelles, una miscela di funghi, cipolle, prezzemolo e altre erbe aromatiche, e una copertura di pasta sfoglia. L'idea era quella di creare un piatto di carne che fosse succulento all'interno e croccante all'esterno, simboleggiando così il famoso generale e il suo carattere forte. Nel corso degli anni la ricetta è stata adattata e variata in molte forme, ma la sua essenza è rimasta la stessa.
Il filetto alla Wellington è diventato un piatto iconico della cucina inglese e ha ispirato chef di tutto il mondo a creare le proprie interpretazioni. La sua preparazione richiede precisione e abilità, ma il risultato è una delizia culinaria che onora le origini storiche e militari del suo nome. Oggi il filetto alla Wellington è spesso servito in occasioni speciali e nei ristoranti di alta cucina. La sua storia affascinante e il suo sapore ricco lo rendono un piatto affascinante da scoprire e gustare. Nella pasta sfoglia andiamo a mettere uno strato di crema di funghi, le fette di prosciutto crudo vicine e accavallate, in questo modo, e infine il filetto. Avvolgiamo il tutto con la pasta sfoglia, una spennellata con l'uovo sbattuto e inforniamo a forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti. Vi accorgerete della cottura ultimata quando la pasta sfoglia sarà dorata, con la crosta croccante. Ora lo lasciamo riposare qualche istante qua e poi lo andiamo a tagliare. È giunto il momento di servirlo. Lo potete accompagnare con quello che più vi aggrada, ma non dimenticatevi di servirlo con la salsa ricavata dai succhi di cottura prelevati dal sacchetto sottovuoto. E adesso andiamo a comporre il piatto. Andiamo a mettergli i contorni. Qualche fiore edule. Gli mettiamo un po' di demi-glace. Il nostro piatto è finito. Questa volta l'assaggio lo va a fare mio figlio, molto critico e da anni che mi chiede il filetto alla Wellington. Come lo prendo? È buonissimo, finalmente, grazie.